Apri il programma, parti inizia. Franco Tuttoia ti dà le dritte giuste. E ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa e oggi vi voglio far vedere come animare un personaggio 2D in Create Studio 3. Abbiamo tutti questi personaggi che si possono andare a selezionare e questi personaggi hanno delle animazioni fisse create probabilmente con del tool del Adobe. Come vedete si possono animare, ma qua sulla sinistra vedete un personaggio che invece fa un'animazione, beh sì, molto più rigida, non ha la flessibilità delle braccia eccetera, ma come vedete ha un'animazione propria che non è quella del software. Come creare quindi questa animazione? Andiamo a vederlo. Innanzitutto abbiamo bisogno di importare il nostro personaggio e come vedete con delle sezioni separate che vogliamo animare. Quindi ad esempio abbiamo il corpo, eccolo qua. Ovviamente tutti questi pezzi devono essere in proporzione. Come vedete le parti da animare devono essere tutte separate. Poi abbiamo la testa e adesso vi faccio vedere anche la parte più importante di questa cosa, che è semplicissima ma diventa complicata quando dobbiamo imparentare delle parti. Cioè ad esempio qua abbiamo il braccio, andiamo più da vicino, cerchiamo di mettere in proporzione più corretta, e l'altro pezzo del braccio sono così grandi perché le abbiamo esportate, come vedete, con il bordo attorno all'oggetto. Abbiamo esportato solo l'oggetto, è quello che serve a noi dal nostro programma di grafica, diciamo. Ecco qua, l'importante è allineare bene i pezzi là, e ovviamente si farà anche con l'altra parte dell'oggetto. Allora, mentre per la testa ad esempio è una cosa facilissima, perché andiamo sulla parte della testa e decidiamo dove sarà il punto di rotazione. Per farlo andiamo su Ancon Point e come vedete viene visualizzato questo punto di rotazione che con la freccettina spostiamo dove desideriamo. A questo punto, se andiamo sulle proprietà dell'oggetto e sull'asse questa dove non è scritto nulla, che corrisponderebbe a Z, vedete ora che questa possibilità è animabile. Ma invece per quanto riguarda il braccio abbiamo un problema. Prendiamo la parte superiore e facciamo la stessa cosa, andiamo a spostare dal point dove desideriamo noi. Se ora ruotiamo questa parte sarà indipendente da questa, ovviamente. Proviamo sempre sulle proprietà a ruotare e vedete che questa parte è separata. Mettiamo a 0. Facciamo la stessa cosa sull'altra parte del braccio, cioè quindi visualizziamo l'Ancon Point e andiamo a posizionare qui il punto di rotazione. Questa parte del braccio è ora animabile. Vedete che questa parte del braccio è coerente, diciamo, cioè è corretto che si muova in questa maniera. Però come facciamo a fare quando spostiamo quest'altra parte si muova anche questa? Non facciamo altro che imparentare questi due oggetti, cioè facciamo così e creiamo un gruppo. A questo punto questo gruppo avrà un proprio pivot point. Lo possiamo vedere andando sulle proprietà e facendo show Ancon Point. Andiamo a spostare questo punto nella posizione che ci interessa della spalla. A questo punto, se andiamo a ruotare il gruppo, avremo imparentato anche la seconda parte. Quindi ora per animare ad esempio i due movimenti della prima parte e della seconda, ma che il braccio sia tutto assieme, e questa parte si può ripetere anche con le gambe,
andiamo a creare un'animazione. Io vi consiglio di mettersi in rotazione ma anche posizione, perché se il nostro braccio si spostasse un po' avremo bisogno. Allora, sul secondo keyframe, questo qui, andiamo appunto a ruotare il nostro braccio, eccolo qua. Ora andiamo a entrare dentro il nostro gruppo, prendiamo questa parte qui e andiamo a ruotarla come ci serve. Eccolo qua, andiamo a creare l'animazione, posizione e rotazione, e ora possiamo vedere, ecco, come vedete ora ci sono entrambe le animazioni e possiamo farle eseguire anche contemporaneamente. Vedete come ora il braccio sta ruotando e anche si piega. Ovviamente il segreto è di sormontare le parti per non far vedere pezzi. Questa cosa si può ripetere ovviamente con l'altro braccio e anche con le gambe. Questa infatti è una spiegazione per cui non vi faccio vedere questa cosa, ma in questa maniera possiamo appunto animare tutte le parti del nostro personaggio. A questo punto è possibile aggiungere un background, qualsiasi cosa desideriamo, e abbiamo il nostro personaggio. Poi tutte le parti possono essere ulteriormente raggruppate e spostate dove desideriamo, mantenendo, come vedete, la nostra animazione. Bene, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Potete ripetere la stessa cosa con le gambe, avendo due parti di gamba, e con tutte le altre parti desideriate muovere. Se volete muovere la mano, farete un terzo livello che va raggruppato ovviamente qua all'interno, e aggiungerete anche il livello mano. Quindi questa cosa ovviamente la potete fare con personaggi disegnati da voi, ma come vedete con lo stesso sistema, ecco ad esempio un personaggio disegnato a parte. Fate così, tutti i livelli vengono uniti separatamente. Ricordatevi la priorità: se volete che una cosa passi sotto, se una cosa passi sopra, e in questa maniera potete creare il vostro personaggio con tutte le parti che volete separate. Bene, grazie ancora, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanella e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Trova la tua clip, dai unisci, crea il tuo trick, aggiungi effetti, fai brillare il tuo video con Franco. Tutorial, Sei sempre al top. diventa un potere, balla sul